e bentornati al solito appuntamento con le news della settimana, il format del canale da tutti coloro che ancora devono digerire il pranzo di Natale, di Santo Stefano, la cena della vigilia. Sono momenti difficili, ragazzi, sono momenti duri, vi sono vicino, ma rimboccatevi le panze perché fra un po' tocca anche al cenone della fine dell'anno e il pranzo di Capodanno, quindi non è finita qui. Detto questo, ultima settimana dell'anno, ragazzi, ultima settimana di questo 2024 che non è stata da meno rispetto a quelle precedenti, perché Hot Toys in particolar modo doveva far quadrare i bilanci perché gli mancava qualche spicciolo e quindi in questa settimana, l'ultima dell'anno, si è data da fare con un sacco di release, un paio di annunci anche abbastanza trascurabili, ma un sacco di release di cui dobbiamo parlare. Quindi raga, solita raccomandazione, mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale perché almeno chiudiamo l'anno in bellezza anche da questo punto di vista e cominciamo subito a vedere quelle che sono le novità di questa settimana. Primo fra tutti siamo, come vedete, sul Facebook di Hot Toys perché è stato rilasciato un tease. Adesso ha preso questo vizio Hot Toys di fare questi tease invece di farceli vedere direttamente. Tra l'altro questi personaggi messi da tre quarti così come se volessero nascondere un pochino il mistero del personaggio, ma Dio buono, si vede benissimo chi è. Ovviamente Blade da Deadpool e Wolverine, non mi aspettavo che avrebbero fatto vedere lui per primo, io pensavo che l'avrebbero mostrato per ultimo, visto che è quello che ha destato più hype. Uno dei membri della Resistenza di Deadpool e Wolverine, quindi tutti lo aspettavano, nessuna sorpresa in questo caso, molto presto, almeno credo e spero, verrà rivelato ufficialmente. Poi sarà il turno quindi di Gambit e di Electra. Poi passiamo subito alla roba che ci dobbiamo togliere, cerco di essere molto rapido ragazzi perché stiamo parlando di due annunci sul lato Star Wars e The Clone Wars in particolare. Uno è questo Trooper del 104esimo battaglione, disponibile una versione standard e deluxe da The Clone Wars. Non ci perdo per nulla tempo ragazzi perché so che molti di voi non sono interessati a questo tipo di release o di annunci. Stiamo parlando appunto del solito Trooper con colori differenti, riciclo in realtà no, vedete un po' come lo volete chiamare, comunque la versione deluxe con qualche accessorio in più, niente di particolare. Così come il comandante Wolf, un po' più interessante ovviamente rispetto al Trooper, con la solita testa ovviamente trattandosi di un clone, con la particolarità di avere questa grande cicatrice sull'occhio destro e l'occhio mancante. E nulla, anche in questo caso appunto è a capo del 104esimo, abbiamo gli occhi rotabili, il PERS quindi sui comandanti, sui trooper, che se non mi sbaglio è una novità, correggetemi se sto dicendo una cavolata, ma mi sembra che è la prima volta che si vedono su questa tipologia di doll gli occhi che sono rotabili separatamente. Anche qui, per gli appassionati di Clone Wars, in particolar modo del comandante Wolf, un'ottima aggiunta, altrimenti ragazzi, per quanto mi riguarda, uscita trascurabile. E con questo erano praticamente tutti gli annunci, le novità nuove, succose di questa settimana, ma in realtà le novità succose sono inerenti alle release. Hot Toys infatti ha deciso di sbaragliare tutte le doll praticamente di The Flash, a partire dal Batman che io reputo il Batman inutile, ovvero il The Batman con il Batcycle che avevamo visto anche la scorsa settimana. Hot Toys aveva fatto vedere il nuovo accessorio da poter applicare alla Batcycle e qui ci annuncia appunto che è stato rilasciato questa settimana. Anche qui secondo me molto trascurabile, penso che non so in quanti di voi l'hanno preordinato, ma per adesso chiunque ho sentito mi ha detto la stessa cosa, ovvero che cagata, e quindi credo e presumo che non molti avranno fatto questo preordine. Ben più interessante invece, sempre per quanto riguarda Batman e sempre per quanto riguarda The Flash, il rilascio invece di questo Batman con la Modern Suit, il Batman di Keaton ma in fase un po' più avanzata, diciamo con un'età un po' più avanzata. Da notare subito l'Head Sculpt, ho sentito già le prime polemiche dei perfezionisti del settore che dicono che in realtà non è molto somigliante. A me, da quello che vedo in queste foto, ci vedo tutto tranne che una mancata somiglianza. Bisognerà vederlo poi di persona, io purtroppo non ho avuto la fortuna di preordinarlo, perché in quel periodo era stato annunciato anche Batman 89, quindi
potevo preordinarne, scusate, soltanto una, e ho puntato sul Batman 89 che reputavo un po' più classico, anche perché The Flash non mi è piaciuto tantissimo come film, a dirvi la verità. Comunque, anche questo Batman è stato rilasciato. A me sembra molto ben fatto, mi piace. Ci sarà il solito dilemma esporlo con cappuccio sì, cappuccio no. Secondo me questo si valorizza di più senza il suo cappuccio per vedere questo head sculpt che secondo me sembra fatto molto bene. Poi per quanto riguarda i volti di persone un po' più anziane, diciamo, si risalta sempre un pochino quelli che sono i dettagli e quant'altro, quindi con la luce giusta sembra fatto ancora meglio. Poi, sempre per The Flash, come vi dicevo, si è scatenata Hot Toys, si è voluta togliere di mezzo tutte le doll di The Flash. Abbiamo anche Supergirl. Supergirl che non mi ha fatto mai impazzire, a dirvi la verità, né come personaggio né come doll. Sembra che sia un po' migliorata, adesso queste forse sono foto un po' vecchie quelle sul sito, non l'hanno ancora aggiornato. Sembra che sia migliorata leggermente rispetto a questo head sculpt. I capelli non mi piacciono tantissimo. Il tessuto invece della tuta sembra molto ben fatto e mi incuriosisce molto. Anche qui ho mancato il preordine, non mi ha mai interessato, ragazzi, quindi anche questo, per quanto mi riguarda, mia opinione personale, è abbastanza trascurabile. Il pezzo grosso di questa settimana, insieme poi a quello che vedremo dopo, è proprio il rilascio finalmente del tanto aspettato, il tanto desiderato Venom Ultra Size, il Venom XL di Spider-Man 2 del videogioco, le cui dimensioni hanno suscitato pure qualche polemica, perché ovviamente la gente se non fa le polemiche non è contenta. Perché? Perché è troppo grosso, non considerato classico, ma ragazzi il Venom del videogioco è il Venom del videogioco, quindi nel videogioco l'hanno fatto così grande, è un Venom accurato alle dimensioni e alle fattezze che ha nel videogioco Marvel Spider-Man 2. So benissimo che non è accurato in dimensioni a quello del comic o a quello che abbiamo visto nei film, è molto più grande, perché dopo vi faccio vedere anche un paragone con delle doll normalissime, con degli Spider-Man, e vedrete che è praticamente il doppio. Stiamo parlando di all'incirca una 55-60 cm, adesso non ricordo, anzi ce lo andiamo a vedere un attimo. 53 cm, anche se secondo me, raga, a me sembra un po' più alto, dopo lo vediamo insieme. E niente, quindi è stato rilasciato, questo l'ho preordinato, ci vorrà un po' di tempo prima che mi arrivi, i soliti mesi di attesa, 2 o 3 mesi insomma, e poi lo porterò sul canale con non poche difficoltà. In merito a questo volevo farvi vedere proprio sul Facebook di Hot Toys la comparison. Guardate, appunto, a me sembra più di 53 cm questa bestia, perché è praticamente il doppio di uno Spider-Man Advanced Suit, che dovrebbe aggirarsi intorno ai, non so se sono 28 o 30 cm Spider-Man, però dai, più o meno saranno 55 cm, su per giù. Ci può stare, dai, 53-55 cm, forse è giusto. E comunque, come vedete, abbastanza complicato secondo me da sistemare all'interno di una collezione, però nella posa giusta secondo me può fare la sua bella figura ed è senz'altro bellissimo. Bisognerà vedere poi questa cosa delle spalle, mi sembrano un po' fuori, un po' giocattolose a vederle così, ma magari è la mia impressione e lo spero tanto. Però per il resto seamless i gomiti, seamless le ginocchia. Vediamo un po' che cosa ci riserverà questo Venom non appena verrà rilasciato anche qui da noi. E per finire, ragazzi, con le release, per finire in bellezza, in tutto e per tutto, Sabine dalla serie Ahsoka. Una Sabine che io personalmente stavo aspettando tantissimo, non vedevo l'ora che cominciassero a rilasciare un po' di doll di Ahsoka, perché è uno degli scaffali che se ne sta lì bello pronto per essere riempito. Fra poco ci sarà Throne che mi arriverà, quindi arriverà sul canale anche, ragazzi, non vedo l'ora, a dare inizio a questa wave. Poi Balance Call che è stato anticipato e adesso finalmente Sabine. Anche per lei dovrò aspettare un pochino, ma poi anche lei sarà recensita sul canale, faremo l'unboxing e la recensione. Una doll che io aspettavo tanto, ve lo ripeto, e sembra che abbiano rispettato più o meno quelle che sono le fattezze della scultura della testa del prototipo.
Speriamo non deluda ragazzi, perché ve lo dico, io ci tengo particolarmente a questa wave dedicata ad Ahsoka, che è una serie che ho amato tantissimo. Andiamo adesso come al solito su ilcolossodinerd.com per vedere gli ultimi arrivi ragazzi. Vi ricordo la promo che è attiva sul Colosso. Se lo contattate e dite che siete iscritti a PPH Collectibles riceverete 500 punti che equivalgono a 10 euro di sconto. Ci eravamo lasciati con Batman e Robin. Da segnalare ho il Geralt di Pure Arts ragazzi, bellissimo, l'abbiamo già visto la scorsa settimana, se vi va andate a recuperare il video news di domenica scorsa, che sul Colosso trovate al prezzo di 439, praticamente il prezzo come se lo acquistaste su Pure Arts più le spese di spedizione. Quindi io vi consiglio ovviamente come sempre di prenderlo dal Colosso qualora decidiate di prenderlo, perché comunque avete la garanzia del Colosso. Se vi dovesse arrivare qualsiasi pezzo rotto, difettato eccetera, ci sarà il Colosso che garantirà per voi, ma non solo, anche il servizio di spedizione e quant'altro, quindi io mi affiderei a lui, poi fate ovviamente come volete. Poi qualche altra figure molto interessante da segnalarvi, ho anche questo meraviglioso Cesare dal pianeta delle scimmie, mi stava sfuggendo il nome. Un Cesare che sembra fatto bene, è di un'azienda che lavora senza licenza, che io sinceramente non conosco, dovrebbe aver fatto un Gandalf in 1:12. Non so, dalle immagini sembra davvero fighissimo, per gli appassionati del film ve lo consiglio, il prezzo è anche molto accessibile, c'è la versione A e B, una a 185 sul Colosso e una a 210, questo con le pitture facciali e diciamo anche sul petto. Mi tenta tantissimo, soprattutto visto il prezzo, però ci farò un pensierino ragazzi, se siete appassionati del film io ve lo consiglio perché davvero sembra almeno fatto davvero benissimo. Poi qualche altra figure molto interessante tra Rao, Genos da One Punch Man e Yami Yugi, tutti di Revoltech. No, Rao non è di Revoltech, ma Genos e Yami sono Revoltech. Detto questo raga, anche per questa settimana abbiamo finito, queste erano le ultime news della settimana del 2024, solita battuta, ci vediamo l'anno prossimo, squalidissima. Io non posso far altro che augurarvi un felice fine anno, un buon inizio di 2025, probabilmente ci sarà un altro video che vi invito a guardare se volete, con una sorta di resoconto di questo 2024 per quanto riguarda il canale e per quanto riguarda me, e i buoni propositi del 2025. Vedrò se troverò il tempo fra lavoro e altro di fare anche questo video. Quindi molto probabilmente per il canale non sarà finito il 2024, vi invito quindi ai nuovi appuntamenti, ai nuovi video del canale, e se non ci dovessimo risentire ragazzi, buon anno a tutti e grazie di avermi seguito sia in questo video che in questo meraviglioso anno. Detto questo vi saluto, ancora buona domenica ragazzi, buone feste e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, a presto!